Quella alle mie spalle è l'ultima nata in casa Mondial. Nel video precedente vi avevamo mostrato due novità marcatamente urban per quanto riguarda KL. Oggi passiamo appunto a Mondial con questa importante novità, Spartan 125. Il nome Spartan è piuttosto eloquente su quello che è il carattere, almeno estetico. Poi per la guida vi rimando a quello che sarà il test ride del nostro Giuseppe di questa Modern Classic destinata ai sedicenni. Infatti, come detto, è una Spartan 125, un look aggressivo, esattamente come il suo nome, ma allo stesso tempo, secondo me, piuttosto elegante, molto ricercato. Una moto che, esattamente come me, non si fa scalfire dal vento di questa giornata qui a Como. Ma a parte gli scherzi, questa moto secondo me coniuga benissimo quelle che possono essere delle caratteristiche eleganti ad altri tempi con delle prerogative marcatamente moderne, come ad esempio il faro anteriore con questa firma luminosa diurna a LED con tre elementi, tre bulbi orizzontali per quanto riguarda il comparto di illuminazione centrale. Abbiamo anche gli indicatori di direzione LED e una combinazione di colore che secondo me è davvero riuscita. Infatti abbiamo parafango in blu scuro opaco, serbatoio bicolore grigio chiaro e grigio medio, chiamiamolo così, e una sella in colorazione cuoio con cuciture bianche a contrasto, e nella parte posteriore immancabile il logo e il lettering di Mondial. Nella parte bassa lo scarico, finitura opaca, grigio scuro, e lascio giudicare a voi l'estetica generale prima di passare però a quello che è il posteriore, con anche qui un comparto di illuminazione a LED con l'elemento della luce di posizione dello stop centrale sempre LED e gli indicatori di direzione molto sottili che secondo me ben si accompagnano a quella che è la linea generale, quindi non vanno a diciamo modernizzare troppo quello che è un mezzo modern classic, appunto come dice la parola stessa, non lo vanno a modernizzare troppo, ma ben si accompagnano a quello che è il look generale. Mi piace molto anche il tappo del serbatoio con questa finitura e questo design veramente d'altri tempi, ma assolutamente poco d'altri tempi, contrariamente a questi specchietti circolari con questo braccio curvo e alle manopole con FB Mondial inciso sopra, anzi con appunto l'effetto 3D. Troviamo proprio la strumentazione, ve la faccio vedere prima da spenta, quindi questo elemento circolare opaco, esattamente come sulle KL, molto ben leggibile, sotto la luce diretta del sole. Infatti sono praticamente le 2 di pomeriggio, magari in telecamera non si vede molto, però vi assicuro che dal vivo, quindi a parte il flickering in telecamera, dal vivo si legge tutto molto chiaramente. Abbiamo in alto il tachimetro, i giri motore, in basso abbiamo le varie informazioni del trip e ancora più in basso l'orario e sulla destra la marcia inserita. E vi voglio parlare di qualcuna delle sue caratteristiche tecniche a livello di motore e a livello di ciclistica. Infatti, come anticipato, questa Spartan 125 che avevamo scoperto ad EICMA monta appunto un monocilindrico da 125 cc, 4 tempi, 4 valvole, potenza massima 8,5 kW a 9000 giri al minuto e ovviamente 1,5 €, coppia massima 9,5 Nm a 7500 giri al minuto, iniezione elettronica, raffreddamento ad aria, trasmissione a 5 marce e questo serbatoio caratterizzato anche da una parte d'appoggio, se vogliamo, per le gambe interna in gomma che ha una capacità di 15 litri. Parlando invece della ciclistica, abbiamo innanzitutto una massa per questa Spartan 125 in ordine di marcia di 125 kg. All'anteriore abbiamo un freno a disco con pinza radiale a 3 pistoni da 298 mm per quanto riguarda il suo disco, dotato non di ABS ma di CBS, pneumatico anteriore 110/70 con un cerchio a raggi da 17 pollici, cerchio tra l'altro esteticamente molto bello e accattivante. Raggi anche al posteriore, dove troviamo un freno con pinza flottante a un pistone da 210 mm per quanto riguarda il disco e anche qui CBS e non ABS. La forcella anteriore è da 37 mm, mentre per quanto riguarda il posteriore abbiamo un doppio ammortizzatore che vi faccio vedere subito con questa finitura nero opaca. Concludendo, pneumatico posteriore 130/70 su cerchio ancora una volta da 17 pollici con un'omologazione generale per 2 persone. Poi vi sfiderò a
anzi penso che farò da passeggero insieme al nostro Giuseppe nel test ride su questa Mondial Spartan 125, con la sua sella, con una posizione che tocca una quota da terra di 800 mm. Ripeto ancora una volta, l'avevamo vista a EICMA, ve l'ho fatta vedere un pochino più nel dettaglio. Secondo me una moto veramente valida per tutti quei sedicenni che si vogliono già avvicinare ad un mondo modern classic, delle due ruote che io trovo semplicemente super affascinanti, con un prezzo d'attacco realmente competitivo, perché pensate un po', ve la portate a casa con 2.990 euro. Oltre alla Spartan 125, qui è esposta oggi anche la Imola 50, quindi questo cinquantino decisamente aggressivo, ma ci hanno anche dato in conferenza stampa un'anticipazione di cui non posso dirvi troppo, se non che ad EICMA debutterà la prima di una nuova famiglia di Mondial 500 di cilindrata. Non vi dico altro, non posso dirvi altro, ma noi non vediamo l'ora di scoprirle ad EICMA insieme a voi, non vediamo l'ora soprattutto, lì ci sarà Giuseppe, non ci sarò io, per salire a bordo di questa, anzi in sella, di questa Mondial Spartan 125. Io per ora vi chiedo di farci sapere i vostri pensieri qui sotto nei commenti, di lasciarci un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale cliccando sul campanello per ricevere tutte le notifiche sui prossimi aggiornamenti che non si limitano ai video. Arriveranno anche articoli e approfondimenti sui social, trovarci semplicissimo dovunque, social e sito web, wedrive.tv.